Questo è il bivio tra il percorso normale, dritti, che lì è stato difficile, e la tranvia che è facile, quella là. Noi facciamo il percorso normale, tanto. Gli asinelli al pascolo. Sono qui a 4 km dal santuario e sul sentiero Europa ci sono ogni 15 minuti circa ci sono pannelli informativi che parlano di alcuni aspetti del bosco. Qua per esempio parla della diffusione del castagno in questa zona, perché il castagno in natura non sarebbe così, diciamo, così abbondante. Sono stati piantati appositamente perché era un albero che forniva tante risorse, soprattutto le castagne che fino al XIX secolo in queste zone sono state la base dell'alimentazione. Comunque dice che già dal secondo secolo d.C. in questa zona si raccoglievano castagne. Oddio, da tutte le castagne che abbiamo visto per terra ieri, forse si è smesso di raccoglierle, non lo so. Va bene, dai, 4 km e quasi 400 metri di salita davanti a noi. È molto umido questo tratto di sentiero. Meno male che abbiamo le scarpe impermeabili, Vabbè, ma l'importante è che non entri acqua dentro. Dopo il sentiero acquitrinoso, il sentiero sugli aghi di pino, che è il sentiero più bello in assoluto su cui potresti trovare a camminare, perché è asciutto, non è sdrucciolevole, ti ammortizza il passo, perfetto. Fosse tutti così i sentieri di montagna. Europa, 1 ora e 10, guardate che belle le montagne. E dovremo fare sul sentiero fin quasi al santuario. Sopra di là corre la strada e è tutto un passare di auto. Domenica sarà pienissimo il santuario. Anche se siamo a quasi 2 km di distanza, siamo entrati nel territorio del santuario d'Europa. Questa è la tana dell'orso, c'è una tabella che riporta come veniva diviso l'orso. La testa andava sempre al vescovo, non so cosa se ne facesse, forse come si chiama, come trofeo da appendere alla parete. Diciamo, la testa al vescovo di Vercelli, le gambe ai signori di Crevacuore e il corpo agli uomini di Coggiola e dei cacciatori. Era assegnato al vescovo anche il fianco destro degli orsi cacciati nei territori di Graglia e Muzzano. Pensa a te. Infatti l'orso ancora oggi è presente nello stemma di Biella, ma è presente solo nello stemma perché penso che qua li abbiano cacciati tutti fino all'estinzione. Che cos'è un cammino senza un guado della pellegrinetta oscura, Non è cammino senza un guado, dai, sono facili questi, su. Non c'è stato bisogno neanche di usare il ponte là sopra. San Bartolomeo, XII-XIII secolo, c'era una chiesa e una casa per eremiti. ...138 metri all'arrivo. Questa è la buona notizia. La cattiva è che nei prossimi 500 metri ci spariamo tutto il resto della salita, 112 metri circa.
E per cui è il tratto, sarà il tratto più duro del cammino, i prossimi 500 metri. Adesso per i prossimi 500 metri sarà tutto su serpentine così per 112 metri di dislivello, poi dopo sarà molto più dolce la salita e saremo praticamente arrivati. E questo è l'inno dei pellegrini alla Vergine d'Europa, se volete leggervelo, e lì sopra queste sono le prime cappelle del Sacro Monte d'Europa, che fa parte del sistema dei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia, che dal 2003 sono stati dichiarati patrimonio universale dell'UNESCO. E ora noi facciamo gli ultimi 400 metri fino al santuario. Mamma mia, adesso qui spiana, è molto più semplice. Ecco il santuario, tutto spicca la cupola della Basilica Maggiore. Finalmente a fine cammino. Questo è il Santuario d'Europa, che è stato fondato, pare, da Sant'Eusebio, vescovo di Vercelli, nel IV secolo. E non ci sono fonti storiche certe, però nel IV secolo tutta la zona del Piemonte era ancora pagana, e per cui Eusebio si vede molto da fare per evangelizzare soprattutto queste valli, perché in questa zona viveva ancora il culto delle divinità celtiche, e qui a Europa e anche a Crea, non tanto lontano, c'erano due luoghi di culto delle divinità femminili celtiche, e Sant'Eusebio sradicò il paganesimo e sostituì le divinità celtiche femminili col culto della Madonna. E siamo di sicuro, se c'è solo che nel 1200 qua c'era già la basilica, l'antica basilica, e un altro edificio che poi col tempo è stato smantellato per costruire tutto questo, perché intorno all'antica basilica nacque tutta una serie di edifici per dare ricovero e assistenza ai pellegrini. E questa, la Madonna che si venera qui a Europa, è una Madonna nera, perché nel nord Italia, soprattutto nel nord-ovest, dal 1200 al 1500-1600 è stato molto diffuso il culto delle Madonne nere, che erano o di legno direttamente nero, ebano, oppure di legno di abete o altri legni usati per la scultura, e poi dipinte, come questa di Europa, che è una Madonna gotica nera del XIII secolo. E il santuario comunque è composto anche dalla Basilica Maggiore, che è una basilica nuova che è stata costruita nel 1930 e consacrata nel 1960, e poi là dietro c'è anche il Sacro Monte d'Europa, che, come ho già detto, fa parte dei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia, e quindi è tutelato dall'UNESCO. Sembra la credenziale. Fa vedere il timbro? Devi raggiungermi e far vedere il timbro. È questo qui? Sì. Ok, questo è quello di Graglia, questo è quello di Europa. Pieno di ristoranti, avete solo l'imbarazzo della scelta. Qui o lo visitate la mattina presto, santuario, oppure all'ora di pranzo. Questa è la basilica antica, che è del 1200.
dove è custodita la Madonna Nera. Ok, ora la Madonna Nera è lì, all'altare, ma un tempo la Madonna Nera, quando questa chiesa era solo un piccolo sacello, era lì, dove si vede ancora la roccia. Sull'altra navata ci sono le tombe di alcune principesse di casa Savoia che qui fondarono le figlie di Maria. La statua della Madonna Nera è ritenuta miracolosa già di per sé perché non è stata intaccata dal tempo, cioè non ci sono stati tarli o altri segni del tempo. Il volto del bambino e della Madonna respingono la polvere, il resto del corpo no, perché una volta all'anno vengono pulite e i panni del corpo riportano polvere, i panni con cui puliscono i volti no. E soprattutto il piede, adesso qui non è più possibile, ma una volta, quando era nella dedica laterale, in segno di devozione la gente accarezzava il piede della Madonna e in tanti secoli il piede non si è mai consumato. Pensate alla statua di San Pietro a Roma, nella basilica omonima, quella statua di marmo nero che ha il piede completamente liscio. Questa è di legno. Altra proprietà particolare della Madonna è che quando viene allontanata da questo santuario diventa pesantissima, per cui per 2 volte avevo provato a portarla verso più vicino a Biella e per 2 volte è diventata così pesante che i portatori si sono dati per vinti e sono dovuti tornare indietro. E nei punti dove si sono fermati sono state erette 2 cappelle e l'ultima volta che hanno provato a spostarla è stato per la consacrazione della Basilica Maggiore qui a Europa. Provavano a spostarla alla Basilica Maggiore, ma non ci fu verso, lei diventò subito pesante e fece capire che voleva rimanere qui. Tra le varie grazie attribuite alla Madonna Nera di Europa, diciamo, alcune sono un po' particolari. Sembrava che lei fosse specializzata nel far ricrescere la lingua a chi aveva avuto la lingua tagliata, non so, dai briganti o dai saraceni in mare. Ci sono diversi episodi di persone a cui, come miracolo, la Madonna fece ricrescere la lingua. La Basilica Maggiore, edificata nel 1930, consacrata nel 1960. La Madonna Nera, unica brava, questa basilica non ci si è venuta a trasferire, si chiama più grande, magari anche la piscina, e niente, ha preferito la sua vecchia basilica. La birra di fine tappa, in stazione a Biella.